Ciao e ben ritrovati da Fulvia in Blue Spin Art. Desidero farvi vedere queste grammi. Sono grammi semplicissimi da fare, ma certamente di grande impatto e di personalità, perché l'utilizzo di lane, e quindi mi rivolgo soprattutto ai lavori invernali, in questo caso dona proprio un bellissimo gioco di decorazione. Io le ho affrontate utilizzando una lana che avevo per un precedente lavoro e quindi un multicolore, e poi per i fiori centrali ho utilizzato diverse rimanenze e scampoli. Quindi è bellissimo affrontare questa grammi, perché se avete per l'appunto dei colori che appunto vi avanzano, potete giocare sui contrasti. Inoltre potete anche abbinare più di un colore e scegliere la vostra tinta preferita. Io in questo video vi farò vedere come per l'appunto ho eseguito questo colore blu nero. L'uncinetto è il 5, perché i filati che sto utilizzando io hanno anche diverse grammature, ma con il 5 mi trovo meglio, soprattutto per quanto riguarda la definizione ultima e la chiusura. Vi lascio quindi all'immagine di questo veloce tutorial. Sto eseguendo queste grammi per un lavoro più complesso, però ci tenevo a darvi questo inciso perché potete utilizzare ovviamente questa lavorazione per diversi altri vostri lavori. Quindi sono grammi in lana spessa, e quindi anche per cardigan, per maglie, per cappelli, e quindi le vedremo anche prossimamente su un mio lavoro in fase di ultimazione. Vi lascio quindi alle prossime immagini, non resta che augurarvi buono spin. Ciao! Iniziamo quindi con un cerchio magico, quindi giriamo su se stesso il filo intorno alle dita, prendiamo il filo sotto e ci blocchiamo con un primo punto bassissimo. Ecco. Ora ci alziamo di 3 catenelle, che sono il corrispettivo del primo punto alto, una catenella in più che è quella di separazione, e adesso 11 punti alti che con il primissimo fatto diventano 12, quindi inseriamo 12 punti alti totali dentro il nostro cerchio magico, sempre separati da una catenella. Quindi separazione, un altro, separazione, e andiamo così veloci a chiudere il nostro cerchio. Questi sono 4, separazione, 5, 6, separazione, 7, separazione, 8, separazione, 9, 10, separazione, attenzione che il filo rimane dentro, invece abbiamo cura, stringendo un attimo il nostro cerchio magico, di lasciarlo fuori. 11,
separazione, e dobbiamo fare, se non erro, il 12esimo. Il conto un attimo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, l'ultimo è il 12esimo. Catenella di separazione, e ci chiudiamo lasciando sempre una catenella di separazione in testa ai 3. Quindi la nostra parte centrale della granny è eseguita. Chiudiamo un pochettino il cerchio, e questa è la chiusura. Mi sposto con la catenella e con l'uncino nella maglietta della separazione. Da questo momento adesso richiamerò il filo per fare il fiore centrale. Ecco, il fiore centrale io decido di farlo dall'unione di 2 fili, bianco e nero. Questa granny, come dicevo, è proprio comoda, perché se avete, come nel mio caso, diversi scampoli, diverse rimanenze, potete scegliere di fare il fiorellino centrale con colori diversi che danno un tocco di originalità al vostro lavoro. Io decido di fare questa granny con il fiore centrale nero e bianco. Ho fatto scivolare il filo dentro la catenella del mio precedente filo di lavorazione, e adesso affronto i petali della mia granny con il punto puff. Quindi tiro su un pochettino il mio filo, lo tengo bloccato con il dito e raccolgo 1 2 3 volte il filo sull'uncino, richiamo il filo e blocco il mio primo petalo. Una volta chiuso conto 2 catenelle e vado con il secondo spazio. Ecco, non taglio il filo precedente di lavorazione, perché poi mi servirà per affrontare i giri fonali della granny, e quindi lo tengo direttamente bloccato, tanto più che il giro dei petali è soltanto questo, quindi non mi devo allargare troppo e quindi non perdo troppo filo. Dopo le 2 catenelle inserisco nello spazio adiacente ancora un altro petalo, quindi per 3 volte tiro su il filo, chiudo, 1 2, altro petalo, 1 2 3, chiudo tutto, fisso il mio petalo, 2 catenelle di separazione. Vado avanti in questo modo per tutti i 12 spazietti. Dovranno venirvi quindi 12 petali colorati. 1 2 3. Io ricordo, sto usando un uncino 5 e la mia lana è mista. Oltretutto, se avete scampoli di misure diverse, quindi di filati di appunto grammatura diversa, è bello perché potete unirli e fare il vostro petalo bello cicciottello così come lo volete. Anzi, più è bombato meglio si vede il fiore e più ovviamente diventa carina la vostra granny. Abbiamo fatto le 2 catenelle di separazione, proseguiamo a fare il petalo. 1, prendo il filo, 2,
prendo i fili, anzi sono 2, ed entriamo per l'ultima volta sotto. Richiamiamo il filo e chiudiamo la nostra nocciolina. 2 di separazione e andiamo così avanti. 2 e 3. Ad occhio, ma poi tanto non vi verrà difficile, troverete la vostra misura, che di fatto è la vostra lavorazione manuale. Quindi se io salgo e sono comoda a fare il fiore fino a questo punto, automaticamente la mia mano va a cercare la stessa dimensione e forma il petalo uguale ai precedenti e ai successivi. Chiudo, 2. Viene proprio carino, si presta a un lavoro invernale, perché queste lane così belle e pesanti e queste rimanenze di filo possono veramente essere utilizzati per fare dei lavori eccezionali, quando invece li si pensa inutili. Altre 2 di separazione. Voglio arrivare fino in fondo al giro perché voglio farvi vedere come poi è facile tirare su anche il filo di lavorazione iniziale, quello viola, per proseguire velocemente la nostra granny. Ok, 1, 2, io mi aiuto sempre a tirare su il filo bene, perché ovviamente la lana è spessa e non scivola benissimo. 1, 2 di separazione e ci avviamo verso la fine del giro. Me ne mancano ancora 2, quindi 1, 2, 3, prendo il filo, chiudo tutto e chiudo la nocciolina, 2 di separazione e l'ultimo petalo, 1, 2, 3, chiudo la nocciolina, 2 di separazione. A questo punto sono arrivata alla fine del mio giro e mi fisso dentro al capo della nocciolina iniziale con un punto bassissimo e chiudo così il giro. Questo è il mio fiore centrale. A questo punto, per fare gli ultimi giri e rendere quadrata la mia granny, io mi trovo proprio dietro il filo di lavorazione iniziale, quindi ce l'ho già di fatto attaccato, lo tiro su e, iniziando quindi dallo spazio successivo, inizio sempre con il punto puff l'altro giro di petali. Allora, intanto tiriamo su il filo, allora vi faccio rivedere, prendiamo il filo dietro e lo facciamo passare nella mia catenella. A questo punto dietro posso tirare i miei fili e farli scendere, dando quindi la precedenza al mio fiore. Ora eseguiamo, tenendo sempre su un po' il filo, un primo petalo di 3, quindi 1 l'ho fatto, 2,
3, chiudiamo nocciolina, e essendo quello essendo appunto questo lo spazio che sarà destinato all'angolo della mia grammy, ora creo l'angolo quadrato. Quindi dopo aver chiuso la prima nocciolina eseguo 3 catenelle, 1 2 3, un doppio punto alto, entro sempre nello spazio, nell'archetto sotto, e ancora 3 catenelle, 1 2 3, e adesso eseguo un altro petalo puff, sempre raccogliendo per 3 volte il filo, quindi 1 2 3. Chiamiamo un po' di filo che mi tira tutto, ok, chiudiamo il mio petalo ed ho eseguito l'angolo. Ecco, qui ci ritroviamo quindi l'angolo della mia granny. Ora proseguiamo con 2 catenelle, mezzo punto. Il mezzo punto lo andiamo a fare sulla nocciolina di fianco e chiudiamo tutto in un mezzo punto, 2 catenelle, e adesso raccogliamo il filo per fare nello spazio dell'altro angolo ancora un petalino con 3 richiami di filo, perché andiamo a eseguire quindi l'altro angolo. Chiudiamo la nocciolina del nostro petalo, 3 catenelle, 2 3, doppio punto alto, 3 catenelle e ancora un altro petalo puff, quindi sempre richiamando il filo per 3 volte, quindi 1 2 3, chiudete la nocciolina e 2 catenelle. Siamo sul lato opposto, vedete abbiamo creato i 2 angoli, quindi adesso il mezzo punto sul petalo sottostante centrale e andiamo sull'angolo dopo, quindi sempre 2 catenelle, carichiamo il filo ed eseguiamo il nostro petalo puff 2 3 volte. Io ho deciso di richiamare per questi petali per 3 volte il filo. Voi potete scegliere di richiamarlo più volte se il filo è più fine e quindi per rendere il vostro petalo più ciccioso potete quindi anche caricare 5-6 volte sull'uncinetto il filo, oppure al contrario, se è una lana già molto spessa, magari basta semplicemente tirare su 2 volte il filo che già avete un petalo importante. Proseguiamo quindi 1 2 3, andiamo a fare il doppio punto alto, che poi ci serve questo doppio punto alto centrale per dare il senso proprio dell'angolo, vedete che è proprio sullo spigolo, quindi altri 3 punti catenella e sempre il nostro petalo puff, 1 2 3, chiudiamo il petalo e abbiamo fatto anche l'altro angolo. Ci avviciniamo quindi a fare l'ultimo, 1 2 3
mezzo punto, che è quello sempre del petalo centrale sottostante, 2 catenelle di separazione centrale e richiamiamo il filo per l'altro petalo, 2, 3, chiudi, 3, 1, 2, 3, punto alto doppio sullo spigolo, 1, 2, 3, per scendere sull'altro lato, o sul lato carichiamo solo e fare l'altro petalo, 2 e 3. Chiudiamo il petalo e inizia a prendere forma la nostra granny. Quindi scendiamo a fare l'ultimo lato sempre con 2 catenelle e mezzo punto nel petalo centrale sottostante. Chiudiamo il giro con 2 catenelle sempre nel capo, nella parte alta del nostro petalo puff. Ecco, questa è la nostra granny quadrata. Adesso eseguiamo 2 giri a punti bassi per definire e ultimare la nostra bella composizione. Dunque, sugli angoli abbiamo sempre 3 catenelle, quindi eseguiamo 3 punti bassi in questo spazio, poi ci allarghiamo facendo un punto intermedio doppio dentro l'angolo e poi proseguiremo dall'altro lato. Allora, ci troviamo qui, ci spostiamo con un punto bassissimo nella catenella accanto, così quando rientreremo da questa parte non ci confondiamo sul conteggio dei punti bassi eseguiti negli spazi. Allora, questo qua è il primo punto basso e adesso 2, scusate, ritorniamo indietro, il primo punto basso io ho fatto solo una catenella, meglio farne 2 che si vede meglio. Ok, 1, 2, 3. Ecco, questi qui sono i primi 3 punti bassi nello spigolo. Ora, laddove c'è il doppio punto, entriamo con un primo punto basso dentro lo spigolo, 2 catenelle di separazione e nello stesso punto della testa del doppio punto alto un altro punto basso. Quindi creiamo una sorta di piccola V di apertura, di spaziatura proprio in coincidenza del doppio punto che abbiamo sottostante. E poi proseguiamo a fare 3 punti bassi anche da questa parte. Proseguiamo così per tutto il giro, facendo 3 punti bassi per ogni spazio, quindi lasciamo libero il capo del petalo sottostante ed entriamo direttamente nello spazio vicino ed eseguiamo i nostri 3 punti bassi. Lo stesso anche dopo. 1, 2, 3 e adesso ancora 3 per avvicinarci allo spigolo. 1, 2, 3. Ora facciamo un primo punto basso dentro la testa del doppio punto sotto, 1, 2 catenelle di separazione, stesso punto sottostante, un altro punto basso. Ci siamo girati quindi adesso sull'altro lato e proseguiamo con 3
1, 2, 3 e abbiamo completato il nostro angolo, il nostro primo lato. Andiamo avanti sempre a fare 3 punti bassi negli spazi e arriviamo così poi a fine giro per fare l'ultimissimo giro a definizione della nostra granny. Ci vediamo alla fine del arrivati giro. In fondo ci blocchiamo con un punto bassissimo sulla primissima maglietta che abbiamo fatto ad apertura giro. E questo è il nostro lavoro fino a questo momento. Ci resta da fare soltanto un ultimo giro, sempre a punti bassi, un punto per ogni punto sottostante, tranne che per gli angoli dove ci comportiamo così come abbiamo fatto per il primo giro. Quindi qui facciamo sempre 2 catenelle che sono il corrispettivo del punto basso, primissimo, e adesso entriamo nella maglia interna. Vediamo se riesco a farvela vedere un po' più a fuoco. Luce, ok, allora maglietta interna, tiriamo sul filo ed entriamo nella maglietta interna. Adesso che ci troviamo sull'angolo, entriamo nella prima maglia che abbiamo fatto di separazione sottostante per l'angolo, tiriamo su il punto basso, eseguiamo 2 catenelle di separazione ed entriamo per fare il punto basso nella maglietta accanto. Proseguiamo sempre inserendo un punto basso in ogni maglia sottostante, sempre entrando in testa. In questo modo otterremo un piccolo decoro che si crea automaticamente con la lavorazione della riga sottostante e quindi sarà molto carino vederla. Proseguiamo così per tutto il giro. Vi dico già che se mantenete la misura così come la sto facendo io, avrete un totale di 16 punti bassi sul lato più una catenella di separazione sull'angolo da questa parte, una catenella di separazione dall'altro, quindi avrete 18 punti sul lato per ciascun lato. Andiamo alla fine della nostra granny e chiudiamola. Ho terminato la mia granny anche con l'ultimissimo giro a punti bassi. Viene carina, come dicevo, proprio perché vedete la lavorazione della riga sottostante. Il fiore centrale lo potete eseguire, come dicevo, in diversi colori, ma l'impianto base su cui poi regge il nostro fiore è proprio semplice e veloce da eseguire. Io ne ho fatte diverse, in questo caso le vedete tutte grigie e nere, ma adesso ne creerò diverse di diversi colori e le utilizzerò per un progetto che sto preparando. Alla prossima, buona lavorazione, ciao da Fulvia!